E l'Inter non stecca. E l'Inter non stecca. Per me era una gara tra bocchetto, signori miei. Eh, Anche perché l'anno scorso, nel momento in cui la tua avversaria diretta commetteva un passaggio a vuoto, no? Tu non è che davi una sterzata, no? Stavi lì a traccheggiare, diciamo così, e poi questo lo paghi. Invece ti porti a più 4. Con la vittoria di stasera ti porta a più 4 dal Napoli e anche dal Milan, che però ovviamente deve recuperare la partita domani, si potrebbe portare nuovamente a un solo punto, quindi classifica che resta corta, assolutamente sì. Ma il Napoli vederlo, no, a 4 lunghezze, soprattutto prima di doverlo affrontare, mm, mm, pone, come dire, più urgenza a loro, no? Di dover rimettere a posto le cose. Quindi la vittoria di stasera importantissima, anche perché per forza di cose qualcosina dovevi cambiarla nel blocco iniziale, far rifiatare qualcuno e poi hai prodotto tanto e come al solito forse l'unico neo è sempre quello di realizzare, di concretizzare poco rispetto alla mole di gioco e di occasioni create. Un altro argomento molto spinoso che dovremo affrontare, lo faremo nella seconda parte del video, è che ancora una volta stasera ho visto in Lazio-Fiorentina degli obbrobri arbitrali, caro. Cioè, ormai non c'è partita, ormai si fa festa quando una partita non viene in qualche modo decisa o discussa da episodi arbitrali. Cioè, stiamo arrivando a un punto di non ritorno. E quello che ho visto in Lazio-Fiorentina non mi è piaciuto per nulla e lo dico adesso e ne parliamo dopo. Per me quella di Gudmundsson è una simulazione clamorosa, ci sono caduti con tutte le scarpe e se al VAR non sono, cioè io sono sempre stato e lo sarò forse a vita pro VAR perché è uno strumento utilissimo, ma se non lo sapete utilizzare poi rischia di peggiorare la situazione. Se non lo sapete usare rischia davvero di peggiorare la situazione. Ma ci arriviamo perché poi non è stato l'unico errore della serata, anzi. Attenzione, errore per quanto mi riguarda, me ne assumo la responsabilità perché in tanti mi diranno c'è, no ma vedi Neschio il contatto c'è, il contatto c'è. Sì sì, anche questo tra indice, tra polpastrello dell'indice e polso, anche questo è contatto. Quindi per me non so vabbè, si anche spegne non tutti i contatti sono punibili. Ma ci arriviamo, scusate per questa intro, procediamo con ordine. Prima come al solito vi invito a spolliciare se siete d'accordo con me. Se non lo siete, fate un'altra cosa, spolliciate comunque. Ovviamente c'è anche la possibilità di iscrivervi al canale se volete seguirmi, se non lo volete iscrivetevi lo stesso, non è un problema. Trovate in descrizione tutti i profili social. Vi ringrazio per il vostro supporto e per il vostro eh, sì, per il vostro per il fatto che state qua a sentirmi quelle cavolate che sto per andarvi a dire. Allora, partendo dall'Inter, voglio partire proprio cioè, vado random, parto da Kanji, perché poi sapete, noi o parliamo dell'allenatore, o parliamo della proposta del gioco, di quello che ha offerto la squadra, quindi di conseguenza sulla bocca di tutti ci finiscono sempre gli attaccanti, soprattutto stasera 2-0, no? Come ha giocato, praticamente si è giocato solo a una porta perché l'impostazione di gioco tattico del Parma lo conosciamo benissimo, quindi l'Inter anche che è una squadra che poi palleggia lo faceva tranquillamente sempre nella metacampo avversaria e non parli del difensore io voglio parlare del difensore, cioè Pellegrino che è comunque un giocatore che migliorerà, che sarà che secondo me diventerà un bel giocatore. Comunque ha una stazza incredibile e a Kanji non gli ha fatto toccare pallone, ma Kanji è ancora una volta ha dimostrato di avere delle qualità aeree, intelligenza tattica, esplosività perché arriva sempre prima. Per me è nettamente il miglior difensore della Serie A. Forse sto esagerando? Considerando Bremer che c'è una partita sì e due no, e per gli infortuni che ha avuto oggi per me Akanji è il migliore. Per me sì. Brachmani qualche defiance, qualcosa ogni tanto la commette, se non sbaglio anche proprio oggi perde una palla che poi porta al gol del Verona. Per me Akanji è mostruoso,
è davvero mostruoso. Volevo partire da lui perché poi, ribadisco, ce ne dimentichiamo troppo facilmente dei difensori, ma lui è stato un upgrade clamoroso. Per il resto niente, un Inter ancora una volta, quello che mi fa strano è che il gol d'apertura dell'Inter è forse il gol più stupido della serata in base alle occasioni create. Perdonate, non capisco perché ogni tanto mi si stacca, mi si attacca. È una serata che va così, ma so calmo perché tanto è andata come è andata. Sì, perché a conti fatti abbiamo avuto tante occasioni anche stasera, colpo di testa di Lautaro, non c'entra la porta, sempre Lautaro, un rigore in movimento, praticamente glielo tira in bocca al portiere, la traversa di Bissek, qualche palla in aria di più Esposito che secondo me sotto porta comunque può essere ancora più cattivo, no? Più preciso, però è sempre uno che lavora tanto, spalla alla porta, no? Usa questo corpo, grande corpo che si ritrova. Tante situazioni, fai un gol dove praticamente da posizione molto defilata entra tra palo e sotto le gambe, se ho capito bene, se ho visto bene. Bravo certamente Di Marco, ma lì il portiere non può fare una roba del genere. Niente, abbiamo subito una sola occasione, sì, importante, clamorosa, va detto, perché ogni tanto comunque la disattenzione purtroppo ci capita, è innegabile, e anche stasera è capitata, e meno male non la paghi, però lì quello di, se non sbaglio era Ondrejka che ha preso la traversa, lì bisogna fare meglio. Poi, come un po' col Bologna, tu fai una partita perfetta e poi concedi un gol che tu dici, ma come fai a concedere un gol così a Castro che è solo in aria? È la stessa cosa oggi, partita praticamente perfetta e poi in un'azione proprio addormentati, il giocatore solo in aria che può fare quello che gli pare. Io sta roba è l'unica cosa che ancora non mi riesco a spiegare. Per il resto, ribadisco, partita ancora una volta dove crei tantissimo. Sucic, per esempio, ha avuto altre chance clamorose e forse è il giocatore che in questo momento non ha avuto quella crescita che, no, dopo le prime partite. Mamma mia, sto fatto che non va, mi fa incazzare. Dopo le prime partite, no, abbiamo visto che c'è il giocatore, ma deve uscire anche a livello di personalità, perché adesso forse giocando anche un po' meno, perché sai, ha tanti giocatori davanti, Sucic, non prendiamoci in giro, è importante. Con Zielinski, Cialanoglu e Barella di quest'anno, sai che parti per forza di cose sotto. Mkhitaryan dove lo metti? Poi viene lui. Per cui non è facile, però oggi qualche errore di troppo, al netto dei gol sbagliati, no, ma qualcosina meglio si può fare. Poi per il resto ribadisco molto bene, forse Lautaro uno tra quelle occasioni che ha un gol lo deve fare, ma ribadisco e guardare un po' il pelo nell'uovo. Grande ennesima prova dell'Inter, 6 vittorie consecutive in campionato, arrivi a più 4 dalla sfida contro Inter e Napoli, molto bene, bravo Kivu che secondo me li sta tenendo veramente sulle, no, li sta attivando, no? Anche con delle rotazioni molto bene, e cioè la sfida con Napoli ancora una volta è la chiamata del siamo davvero i più forti, quella è la chiamata, la vediamo come si risponde, perché tante volte a quella chiamata non siamo riusciti a rispondere. Vediamo che succederà questa volta. Andiamo su Lazio-Fiorentina. Lazio-Fiorentina, il 2-2, da dove vogliamo partire? Perché qua anche ce ne sarebbero di robe da dire. È la prima volta innanzitutto mi sento di dire che concordo con le proteste, la prima, no, concordo con le proteste dei tifosi laziali, perché se è vero che Lotito ha acquisito la Lazio da una situazione difficile, rischiata, lo sappiamo, se è vero che con Lotito comunque qualche trofeo la Lazio negli anni se l'è portata a casa, se è vero che che è arrivata anche in Champions, no? Ha avuto anche delle annate ottime, non prendiamoci in giro. È anche vero che quest'anno sta facendo delle robe che sembra quasi prendergli in giro i tifosi. Sembra quasi una presa in giro. Cioè, dopo che hai avuto il mercato bloccato, tu a 7 gennaio non solo non hai rinforzato la squadra, che ne aveva un bisogno terribile, no, gli togli i migliori giocatori.
perché Castellanos me lo dovete dire voi, un attaccante comunque a 30, tanti esultavano, Castellanos, ditemelo voi con quei 30 milioni che ci vai a prendere attaccante. Vi faccio dei nomi, Lucca pagato 40, Nkunku pagato 40, ditemelo voi, un attaccante che ci vai a prendere con 30, Dobbik pagato 40, ditemelo voi. E non solo, venduto anche Guendouzi, che oggi gioca, sì, domani parte. Cioè, cose allucinanti. Allucinante. Non è che tu c'avevi... No, non c'è neanche Dia, che è fuori per la Coppa d'Africa, e devi giocare con punta cancellieri. Con punta cancellieri o Pedro o keeper. Ma cosa? Cioè, è una roba che io non riesco a capire. Quindi va bene. E nonostante ciò ha creato occasioni su occasioni oggi. Oggi io non so come la stesse andando addirittura a vincere sta partita la Fiorentina, onestamente, non lo so, non me lo spiego neanche. Fatto sta che certo una mano gliel'ha data, ribadisco ancora una volta, per me è l'arbitro, perché oggi io non sono mai uno di quelli che parte dall'arbitraggio, però oggi ho visto delle cose che faccio fatica a spiegare, al netto poi di occasioni avute la Lazio che deve segnare lo stesso, perché per le occasioni che ha avuto deve segnare lo stesso nel primo tempo, almeno un gol, però fai fatica se ti manca l'attaccante, fai fatica comunque. E c'è una trattenuta su Ghila che tu dici, allora quella che hanno dato su Nkunku, se questa non è rigore, quello su Nkunku cos'è? Cioè, io non riesco a capire perché episodi così netti in un momento vengono decisi, in una partita vengono decisi in un modo, in un altro al contrario. Io sta roba non la riesco a capire, non la riesco a capire e la posso anche accettare, va bene. Nel secondo tempo, Gudmundsson che fa quella roba là e me ne assumo la responsabilità perché sicuramente i tifosi viola accecati, giustamente loro diranno no, ma c'è il contatto assolutamente imprudente, per carità, sarà stato anche imprudente Chila, ma quello non può essere un fallo da rigore per me, non può essere, si vede chiaramente che Gudmundsson furbescamente si sente minimamente toccato e di conseguenza minimamente toccato, non un tocco però falloso, e allora che fa? Strascina la gamba, si vede chiaramente. Si vede chiaramente. E mi meraviglio di Sozza che nonostante sia stato richiamato dal VAR, doveva continuare, no, con la sua idea di campo. Con la sua idea di campo, ma lì non capisco proprio la chiamata del VAR. Lì non c'entra proprio nulla la chiamata del VAR. Come non chiami quando c'è una trattenuta nettissima? C'è una trattenuta nettissima, non chiami? E poi chiami per un contatto che di netto non c'è niente? Cioè, io perciò dico a sto punto, dopo il VAR davvero diventa criminale. Perché se l'utilizzo del VAR è questo, diventa davvero criminale. Cioè, è un utilizzo criminale della tecnologia. E se siete così incapaci, quasi si sbaglia due volte. Cioè, se sei capace, la tecnologia ti aiuta a sanare. Se non sei capace, tu con la tecnologia sbagli due volte. E questa è una roba che onestamente mi fa rabbrividire. Non ci ho mai pensato, ma inizio a pensare al fatto che siete talmente incapaci che forse è veramente meglio toglierlo addirittura il VAR. Cioè, io inizio a pensare così ed è una roba folle, una roba allucinante. Detto ciò, tornando alla partita, un gol di Cataldi bellissimo, gol di Cataldi, stop, va via a fagioli, dialogo con Vesino, gol veramente, veramente ben fatto. Mi è piaciuto anche il gol di Gossens, che poi è un altro giocatore di quelli che non molla mai, mette una bella palla a fagioli e Gossens è un trascinatore vero, che poi l'ha tolto forse perché non aveva i 90 minuti, non lo so, io Gossens non lo tolgo mai dal campo. Ken per esempio pure gioca gli ultimi 20 minuti, 30, e vabbè, perché se non si era allenato ultimamente, cose un po' strane da parte di Vanoli per quanto mi riguarda, e un altro po' si ritrovava a vincere la Fiorentina, però fatemi dire che la Fiorentina dietro balla, ma balla che è una bellezza, salvata da De Gea con un doppio miracolo su Ghila,
e poi Romagnoli che praticamente lo centra, ma oggi anche un punto, ne stava portando addirittura a casa 3 la Fiorentina, ma anche un punto per la Viola è veramente tanta roba. Per il resto capisco il rammarico dei tifosi laziali e la rabbia, ecco, ho sempre detto perché vi lamentate, non vi dovete lamentare dell'arbitraggio, eh. Oggi oggi faccio fatica a dire state calmi, onestamente. Ah, l'ultima cosa per chiudere, Solomon, anche oggi comunque al netto della, per me simulazione, ribadisco, di Gudmundsson, la grande giocata è sempre quella di Solomon che non imbecca, assolutamente. Questo ragazzo ogni volta entra bene, 2 partite, praticamente 2 giocate importantissime. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.